mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, secondo nuovo appuntamento con questa build up dedicata al Transformers Optimus Prime, una nuova build up appunto proposta da De Agostini, che come sapete è stata lanciata negli scorsi giorni e che sicuramente riscuoterà il successo che merita, perché da quello che abbiamo visto nel primo video è veramente ben fatta, i materiali sono molto buoni e sicuramente non potrà che essere un must per tutti coloro che adorano la saga dei Transformers, in particolare i Transformers, quelli dei film, a cui questo modello in particolare è ispirato. Qui monteremo insieme l'Optimus Prime derivato dal primo film di Michael Bay, quindi non quello che abbiamo potuto ammirare soprattutto i più giovani nei vari cartoni animati, ma quello visto nei film, che sicuramente è stato più apprezzato anche da un pubblico più adulto. Bene ragazzi, allora non vi spiegherò nuovamente tutto quello che concerne questa collezione. Per i nuovi amici che ci seguiranno in questa build up vi rimando al primo video, quello dei fascicoli 1 e 2, dove spiego in dettaglio tutte le caratteristiche di questa collezione, i vari regali allegati, quanti numeri sono, eccetera eccetera. Quindi potete direttamente andarvi a vedere quel video e troverete tutte le informazioni. Qui adesso ci metteremo subito all'opera, perché sono sicuro che questo pacco ci darà un pochino più da fare rispetto al precedente, che tutto sommato era costituito da pochi pezzi. Allora togliamo come sempre qui questo abbellimento che io uso mettere, apriamo la scatola e vediamo un po' cosa troviamo. Allora, dunque, queste sono le parti da assemblare per i fascicoli 3 e 4, credo, perché sono quelli che mancavano. Sì, questo è il 3, eccolo qua, possiamo vedere la numerazione. È molto pesante, ragazzi, quindi dovrebbero essere parti in metallo queste. Ok, le tolgo un attimo qui da una parte. E quest'altra che si è staccato il cartoncino di fondo, come è successo anche l'altra volta, infatti sono uscite un attimo le viti, per fortuna non sono andate perse. Pesa un po' meno perché le dimensioni sono un po' minori, però anche questo pesa, quindi io prevedo che siano tutte parti in metallo quasi, poi lo vedremo comunque più in dettaglio. Queste sono le parti del 4. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Oh, questa dovrebbe essere una specie di brochure che ci parla della collezione, vedete? Adesso poi la vedremo bene. Intanto togliamo fuori anche il resto del materiale, fascicoli 3 e 4, e chiaramente il foglio della fatturazione che non ci serve, quindi lo possiamo mettere da parte. Diamo prima un'occhiata alla brochure. Ecco, come vedete qui vengono descritte in dettaglio alcune caratteristiche del modello. Ci viene detto che chiaramente è il leader degli Autobot, come già sappiamo, gli occhi si illuminano, ma abbiamo visto dal video che è stato proposto ultimamente che si illumineranno anche altre luci, quelle che fanno parte della cabina del camion in pratica, ok? E possiamo notare molti dettagli anche della sua parte posteriore, come vedete è molto dettagliato, molto ben realizzato. Qui la scheda tecnica ci dice tutte le varie cose che lo riguardano: il nome, il ruolo, quindi il capo degli Autobot, il luogo di nascita su Cybertron, base operativa Autobot City sulla Terra, altezza 9,1 metri, chiaramente qui parliamo non del modello ma diciamo di quello reale immaginario che è stato pensato da Hasbro, ok, in collaborazione chiaramente con i creatori e anche i realizzatori del film. Peso 22 tonnellate, è una conversione da un camion americano del 2007, colore azzurro, rosso e argento, può diventare un camion di alto tonnellaggio, armi, forza fisica, cannoni laser di ogni tipo, punti di forza, valore, coraggio, intelligenza, resistenza e capacità di leadership, punti deboli, eccesso di compassione, perché come sappiamo è un personaggio buono.
Come sapete le parti sono in metallo e plastica ABS, sarà dotato anche delle sue armi e riproduce abbastanza fedelmente quello del film. Ah, ma qui poi, vabbè, ve lo faccio vedere dopo. Prima vediamo quest'altra parte. Qui c'è una specie di piccola panoramica relativa al personaggio del film, vedete? Chiaramente chi si abbonerà potrà leggerselo tutto bene in dettaglio. Qui adesso tralasciamo un pochino perché dobbiamo cercare di accelerare un pochino. E qui abbiamo le immagini, tra cui quella della famosa teca di cui abbiamo parlato appunto nell'episodio precedente e che speriamo rifletta veramente il modello che verrà consegnato poi alla fine. Ma quello che ho visto, che vi volevo far vedere, è che aprendolo avremo un maxi poster favoloso del modello di Optimus Prime che monteremo. Non so se è fotografato in scala, probabilmente no, perché mi sembra molto più grande. Adesso cercherò di inquadrarlo tutto, eccolo qua, vedete? Però è veramente bello, e questo una volta incorniciato, anche con una semplice vernice a giorno, messo nelle vicinanze del modello, sicuramente lo impreziosirà ulteriormente. Ma adesso non perdiamo tempo e andiamo a dare un'occhiata veloce ai fascicoli. Allora, fascicolo numero 3. Vi ricordo, per chi non avesse ancora seguito il primo video, che questa collezione ha i fascicoli in inglese perché è derivata direttamente dalla versione Fan Home distribuita negli Stati Uniti e in Inghilterra, e quindi ha i fascicoli in inglese, ma credo che sia così anche per la versione distribuita in Germania, non sono sicuro, però credo che comunque sia una scelta editoriale quella di fare tutto in inglese in maniera da risparmiare sui costi di localizzazione, quindi di traduzione. Come vediamo anche in questo caso abbiamo una panoramica su quello che riguarda le riprese del film. Si parla chiaramente anche delle versioni a cartoni animati, di tutte le varie incarnazioni dei vari personaggi degli Autobot. Abbiamo anche chiaramente i vari creatori delle serie, eccetera eccetera, e poi si passa direttamente alle parti da montare. In questo caso si monteranno per le parti del piede destro. Vi ricordo come sempre di verificare la presenza di tutti i componenti grazie a questo elenco che trovate qui, in maniera da essere sicuri che vi abbiano fornito tutto, e poi procederemo al montaggio. Le istruzioni, come vedete, sono abbastanza chiare, ci sono parecchi passaggi da fare, però comunque non dovremmo avere troppe difficoltà. E qui, come al solito, vengono un pochino evidenziate le parti che sono poi montate in questa diciamo fase, no? Vedete? Vengono colorate, invece tutto il resto che ancora deve essere fatto rimane in questo colore così più anonimo, ok? Vediamo anche l'altro fascicolo, fascicolo numero 4. Come sempre da questa parte troviamo tutte le informazioni relative alla collezione in oggetto, quindi indirizzi dell'editore, caratteristiche della collezione, tutte eccetera eccetera eccetera. Chiaramente questa parte è stata localizzata in maniera da darvi modo di capire bene come contattare il servizio clienti eccetera. Tra l'altro, cosa interessante che sto notando adesso, il fascicolo è stampato in Italia, quindi evidentemente hanno preso il file probabilmente originale e l'hanno adattato poi e stampato direttamente qui in Italia. Come sempre panoramica sui film, sui cartoni animati, la struttura è sempre un po' quella, sui personaggi, anche quelli legati al mondo dei giocattoli, quindi troviamo anche quelli con cui potremo magari confrontarci anche rispetto al modello che montiamo, che invece vi ricordo che è un oggetto da collezione, quindi non destinato ai bambini, attenzione, ma a un pubblico adulto, perché contiene piccole parti e poi comunque è un oggetto che non è concepito per essere giocato, altrimenti si rompe. Anche se è fatto con molte parti in metallo, è comunque un oggetto da esporre in vetrina. Qui ancora abbiamo delle parti del piede destro, eccole qua, vari passaggi che ci porteranno ad avere probabilmente il piede completo, non lo so, vedremo più avanti.
Bene ragazzi, anche questa volta siamo pronti per partire con il montaggio di questi due fascicoli, ma prima di proseguire, come sempre vi ricordo, se vi piacciono queste collezioni e volete seguire questa in particolare o anche le altre che porto sul canale, iscrivetevi al canale, è semplicissimo, basta cliccare sul tasto iscriviti, attivate la campanella che sarà il vostro punto di riferimento per avvisarvi quando viene pubblicato un nuovo video. In questo modo potrete seguire la collezione dall'inizio alla fine senza perdere nemmeno un video. Vi ricordo come sempre di seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, quindi la pagina dell'Andrew Riker Channel, e sui canali Instagram e Twitter. Inoltre da pochi giorni siamo presenti anche su Telegram, quindi anche lì troverete piccoli messaggi veloci per dare aggiornamenti su quello che svolgiamo qui sul canale. Ok? Bene ragazzi, un salutone a tutti gli amici dei vari canali robotici che non so se ci seguiranno o meno, ma comunque io li saluto, e passiamo direttamente al montaggio di queste fasi 3 e 4. Autobot trasformazione. Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Allora ragazzi, queste sono le parti che monteremo qui con il fascicolo numero 3. Vi posso già anticipare che sono quasi tutte in metallo. L'unico pezzo in plastica grande è questo, che è una plastica comunque che ha il suo peso, quindi non è proprio leggerissima. E queste parti qui, questa che tra l'altro è molto ben dettagliata, questo è una cosa possibile proprio dal fatto che è in plastica invece che in metallo, e questa qui, oltre a questo piccolo diciamo questa piccola parte così tonda, ok, tutto il resto, questo qui, questo qua e quest'altra parte qui sono in metallo. Il metallo è anche molto pesante, già questo pezzo ragazzi pesa moltissimo, ok, quindi diciamo che secondo me questa collezione promette veramente bene. Per chi è amante dei modelli in metallo penso che non ne rimarrà assolutamente deluso. Allora cominciamo subito con l'assemblaggio. Allora ragazzi, cominciamo prendendo il pezzo in plastica in questo modo, come vedete qui è stampigliato una lettera R, quindi ci indica che sono parti del piede destro, e cominceremo mettendoci delle viti che non serviranno a reggere assolutamente niente, quindi non riesco a capirne bene lo scopo, e andranno inserite qua e qui. In particolare qui nella parte superiore inseriremo due viti di tipo KP, mentre in questo foro qui più in basso una vite più corta di tipo JP. Allora cominciamo con le KP. Vi ricordo che operiamo sulla plastica, quindi possiamo non lubrificare, perché anzi delle volte i lubrificanti rovinano chimicamente anche questo tipo di plastica. Se proprio ne dovete utilizzare qualcuno, fate in modo che sia un lubrificante al silicone che è un pochino più inerte per le plastiche, ok? Allora avvitate lentamente in maniera da evitare di mangiare del materiale in maniera eccessiva, ok? Ecco qua. Forse fanno mettere questi viti per tenere insieme queste due parti, perché vedo che sono leggermente mobili, forse sono state preassemblate, quindi ci consigliano di mettere la vite per quello. Ok. Mettiamo anche la seconda qui da questa parte. Stessa procedura, stesse raccomandazioni. È importante montare bene queste parti, perché essendo quelli del piede diciamo sorreggeranno tutto il peso alla fine dell'intero modello, quindi se sono montate male poi ci saranno problemi di stabilità, ok? Quindi fatelo con calma. E poi passiamo alla vite appunto JP, che è questa più piccolina, e la mettiamo qua. Come vedete io sto usando dei cacciaviti diversi da quelli dati in dotazione, perché ritengo che siano un pochino più consoni al tipo di vite che stiamo andando a manovrare. Il tipo di cacciaviti ve l'ho già descritti
nello scorso video, quindi potete fare il riferimento al video precedente per recuperare le varie sigle. Ok, ecco qua. Adesso andremo ad accoppiare questa parte con le altre due in metallo più grandi, ovvero questa e quest'altra qua. Allora, ripartiamo sempre dal pezzo in plastica su cui abbiamo inserito le 3 viti precedentemente. Ora prendiamo il pezzo 3A, che è questo qui, vedete? Lo orientiamo in questo modo, quindi con questa asola alla nostra destra, ok? Dall'altro lato è fatto così, ma non ci interessa per il momento, perché noi lo dobbiamo utilizzare da questo lato qua, e ci andiamo a posizionare sopra questo pezzo in questo modo, quindi con la faccia, con le colonnine puntate verso di noi, ok? L'applichiamo chiaramente al centro qui della colonnina centrale attraverso questo foro, che chiaramente è più grande, quindi non ci si va a incastrare, ok? Poi ci mettiamo comodi per tenerlo, diciamo, in piano, quindi farlo spianare senza che si muova. Prendiamo il pezzo 3B, che è questo, vedete, che ha queste asole, e ce lo andiamo ad applicare sopra a chiusura. Lo prendiamo ai lati e delicatamente lo posizioniamo. Chiaramente cercheremo di fare combaciare anche il perno, cioè il foro centrale, con la colonnina che era presente qui al centro, ok? Come vedete deve essere possibile svolgere questo movimento. Allora tenete premuto qua, vedete, se muovete qua si deve fare questo movimento qui. Una volta che avete accoppiato le parti in questo modo, prendete 2 viti di tipo BM e ne metterete una nel foro superiore qui e uno sul foro centrale, in maniera da tenere fermi i pezzi e evitare che possano muoversi e disaccoppiarsi. Vi ricordo che in questo caso opereremo sul metallo, quindi è essenziale lubrificare la vite, che sarà di tipo appunto BM. Allora procedo prima con questa al centro, se avete lubrificato dovrebbe scorrere abbastanza facilmente. Vi ricordo che in questi casi siete voi a fare la filettatura, quindi mi raccomando, fate le cose fatte bene. Allora adesso mettiamo anche la seconda vite. All'inizio io faccio mezzo giro indietro prima di iniziare ad avvitare. Questo serve per cercare di incanalare meglio la vite all'interno del foro. Di solito si fa sulle parti già filettate, però io per abitudine ormai tendo a farlo lo stesso, ok? Sicuramente vi aiuterà a mandare la vite giù in maniera più dritta. Stringiamo bene, però non esageriamo ovviamente. Ecco qua. E poi verifichiamo sempre che possa muoversi liberamente, ok? Bene ragazzi, ora proseguiamo, sempre operando su queste parti qua. Dovremmo inserire il pezzo 3J, che è questo qui circolare, vedete, sopra questa colonnina qui. Attenzione, questa colonnina, come vedete, ha questi pernetti avanti e dietro, uno è più piccolino e uno è più largo, vedete? Quindi attenzione a come orienteremo questo pezzo, perché anche questo, come potete vedere, ha una tacca, diciamo, più stretta e una più larga, in questo caso questa posteriore. Ovviamente lo dovremmo girare nel verso giusto, quindi la tacca stretta verso la tacca stretta e tacca larga verso quella larga, e inserircelo sopra. Una volta fatto dovremo inserirci la vite che lo terrà in posizione, ma prima della vite ci andrà una rondella spaccata che serve per evitare che le vibrazioni possano far rallentare il tutto. Vi ricordo che operiamo su un pezzo in plastica in questo caso, quindi attenzione a non stringere eccessivamente ragazzi. Vi consiglio, per fare questa operazione, di poggiarvi su una superficie piana. Orientiamo il pezzo ovviamente. Ecco qua, se è infilato bene non dovrebbe essere in grado di girare, ok? Quindi
è facile verificare se abbiamo fatto le cose per bene. Poi prendiamo la rondella spaccata, che è questa, vedete? Ha un taglio da una parte, proprio per smorzare, diciamo, la vibrazione. Ci inseriamo dentro la vite di tipo MP, questa qui flangiata, ok? In questo modo, e poi la andiamo ad applicare sopra. Fatelo con calma perché nessuno ci corre dietro, ragazzi. Mi è capitato anche nella collezione del Mazinger Z Scelta di vedere persone che fanno errori per la fretta, e questo è sbagliatissimo, ragazzi. Il modellismo è un hobby che va fatto con molta calma. Non stringetelo troppo, perché questo è un fermo che serve solo per, diciamo, coadiuvare il movimento, ma non scapperà via da nessuna parte, ok? Lo portate fino a fine corsa e poi basta, anche perché la colonnina sotto vi ricordo che è di plastica. Quindi ecco, come vedete che arrivate a fine corsa, stop, ok? Verifichiamo di nuovo il movimento, ecco qua. Il movimento deve essere libero ma sufficientemente deciso per tenere una posizione. Vi ricordo che dovrà sostenere il peso, quindi se vedete che ancora è troppo lento, operate su questa vite centrale e su quest'altra, però attenzione, sempre senza esagerare, ragazzi. Bene ragazzi, ora prendiamo il pezzo 3D, che è questo in plastica, e il pezzo 3G, che è questo in metallo. Come vedete qui l'altezza di queste parti è differente, quindi attenzione al verso. Lo mettiamo in questo modo e inseriremo questa parte tonda all'interno di questa feritoia, in questo modo, spingendo delicatamente, entra senza difficoltà. La centriamo così a mano, ok? Guardando come riferimento chiaramente qui la battuta, e poi andremo ad inserirci una vite di tipo GP qui su questo foro. Allora, il pezzo sotto è metallo, però il pezzo dove andrà a filettarsi la vite è sempre questo qui di plastica, ok? Perché sarà il pezzo da quest'altro lato. Quindi la vite che inseriremo non dovrà essere lubrificata, o se lo lubrificate utilizzatene uno al silicone, però io per la plastica vi direi che è meglio non usare nulla. Questa vite GP è una vite molto lunga, ok? Facciamo un pochino di gioco per farla centrare bene e poi dopo iniziamo ad avvitare sempre lentamente. Anche in questo caso non stringiamo eccessivamente per evitare rotture, chiaramente un pochino dobbiamo stringere ma senza esagerazione, ok? Anche perché qui il pezzo dovrà comunque muoversi, come vedete già è sufficientemente duro, quindi non serve stringerlo per il momento in maniera maggiore. Poi se più in là vediamo che si allenta magari provvederemo. A questo punto ci rimane da inserire questo piccolo pezzettino qui, il 3i dovrebbe essere, ok? Allora piccolo zoom per farvi vedere che il punto dove andrà inserito, questo qui, come vedete ha un lato piatto, vedete c'è una tacca piatta qui. Stessa cosa troveremo qui sul lato del pezzo, vedete non è cilindrico ma è acciaccato, diciamo è appiattito nella parte superiore, e l'andremo ad inserire quindi nel verso corretto senza usare colle perché non ci viene indicato. Semplicemente spingeremo ed ecco qua, chiaramente dovrà andare a battuta, vedete non rimane aria né da un lato né dall'altro. Piccoli residui della fusione della sprue qui di lato, ma purtroppo si sa che sulle parti in plastica delle volte queste cose ci sono, perché non vogliono perdere tempo a limare ovviamente ogni singolo pezzetto. Per eliminarli si potrebbe fare, ma bisognerebbe carteggiare questa parte, quindi dopo andrebbe riverniciata, ragazzi, e chi vuole può farlo, per carità, però diciamo che poi alla fine, guardando il modello, non è che uno si focalizzerà proprio su questo particolare qui, quindi tutto sommato secondo me è fatica sprecata, ok? Bene, andiamo avanti.
Il prossimo passaggio è sempre prendendo questa parte che abbiamo già preassemblato. Come vedete qui si vede una R anche da questa parte, ok? Quindi sempre è bene avere questi marchi come riferimento in maniera tale che vediamo se il pezzo è girato nella maniera corretta, ok? Dovremmo andare ad inserire ora questa parte qui, in particolare questo punto, vedete dove c'è questa figura così con il perno verso l'alto, questo cerchio con questa diciamo scanalatura verso l'alto, all'interno di questo primo perno da questa parte, dove vedete che c'è la scalenatura anche qui su questa colonnina, sempre rivolta verso l'alto, ok? Quindi dovremmo girare il pezzo in maniera da renderlo a favore della colonnina, ovvero lo gireremo così, quindi con queste parti alla nostra sinistra, e lo andiamo a posizionare sopra facendo corrispondere chiaramente tacca con tacca, ok? Poi si vede, insomma, perché sarà facile, si sentirà che si incastra dentro. Ecco qua, ve ne accorgete perché se provate a muovere da qua non si deve muovere, perché rimane chiaramente posizionato in maniera, diciamo, tra virgolette incastrata, ok? E poi lo bloccheremo in posizione con una vite di tipo BM, quindi opereremo sulla colonnina metallica, di conseguenza la lubrificheremo. Allora, ma prima di procedere con l'accoppiaggio vi consiglio di fare prima la filettatura, sempre bagnando con l'olio tecnico la vite, in maniera tale da trovarvi facilitati, in quanto il pezzo con questa tacca farà un po' di resistenza per entrare correttamente. Quindi se voi già avete preparato la filettatura, quando avviterete con la vite sarà stesso lei a portarsi giù il pezzo e spianarlo bene dentro, ok? Quindi andiamo ad accoppiarlo. Cerchiamo di spingere un po' con le mani per far entrare il più possibile dentro il cilindretto metallico e poi andiamo ad applicare la vite di tipo BM, opportunamente sempre lubrificata. Anche in questo caso, quando vedete che incomincia a essere duro, non stringete perché questa parte è plastica, quindi se forzate ulteriormente poi vi si crepa qui e vi si stacca il pezzo. Quindi tanto questo serve solo per tenere in posizione quest'altro pezzo qua, in quanto avendo questa tacchetta qui all'interno, questa non deve girare e si rimarrà per forza di cose al suo posto, quindi anche se non è eccessivamente stretta questo pezzo non si muoverà più, ok? Alla fine di questa fase di montaggio chiaramente troverete che si muove solo questa parte qua, ma questa chiaramente deve rimanere fissa. Ora prendiamo la parte 3F, che è questa qui in metallo, e la parte 3C, che è questa in plastica, andranno accoppiate in questo modo. La parte che dovrà essere assemblata è questa qui, che ha questa parte zigrinata internamente, vedete, mentre questa che è tutta liscia è quella che sarà lasciata libera, ok? Quindi facciamo così, vedete? Molto semplice ovviamente. Poi prendiamo una vite FP e ce la andiamo ad inserire dentro. Appoggiatevi chiaramente su una superficie piatta per i primi giri. Vi ricordo che operiamo in questo caso sulla parte in plastica perché stringerà su questa parte qui la vite, non su questa del metallo, ok? Quindi attenzione, non esagerate. Una volta che avete fatto, diciamo, l'imbocco della filettatura, poi potete anche sollevarlo se volete, ok? E concludere senza appunto stringere a morte, ma quando vedete che il pezzo è sufficientemente duro. Ora proseguiamo sempre con questa parte qui, questa volta la giriamo con il dente, se vogliamo chiamarlo in questo modo, orientato sul lato destro. Prendiamo il pezzo 3E, che è questo qui, ok? Attenzione a come lo orientate, vedete che qui c'è questa mezzaluna, ok? Questa dovrà essere orientata verso l'alto,
in fase di montaggio, mentre questa qui piatta è la parte che fisicamente andrà inserita qui all'interno. Attenzione a non girarlo al contrario, ma al contrario, come vedete, la parte è forata internamente, quindi ve ne accorgereste subito se commettete questo errore, ok? Allora lo girate nella posizione corretta e lo andate ad inserire. Ecco qua, come vedete il buco è passante, quindi abbiamo fatto le cose fatte bene. Prendiamo una nuova vite di tipo FP e andiamo a bloccare i pezzi. Ecco qua, anche in questo caso ragazzi avvitate un po', ma come vedete che diventa duro interrompete, perché vi ricordo che operiamo sulla plastica. Se stringete troppo o spaccate la plastica o la spanate, ok? Non la vite, la plastica, ovvero gli mangerete tutta la parte di plastica intorno alla vite e quindi la stessa non troverà più grip, non troverà più materiale su cui aggrapparsi e quindi incomincerà che dovreste in teoria metterci un dato passante, ma visto il tipo di modello chiaramente sarebbe bruttissimo da vedere, anche se ci starebbe pure tutto sommato, però non sarebbe più il design originale, quindi attenzione a non fare danni di quel genere. Bene ragazzi, ora riprendiamo tutta la parte assemblata e l'accoppieremo insieme a questa che abbiamo preparato ora. Allora noterete che ci sono qui sopra due colonnine, di cui quella più in alto fatta con la solita tacchetta particolare, anzi in questo caso ce ne sono addirittura due, però una è un pochino più bassa, quindi penso che non toccherà da nessuna parte, mentre questa qui di lato è quella che ci darà, diciamo, il fermo dell'imposizione del pezzo. Come vedete, girando così questo qua troviamo la stessa tacchetta da questa parte, dovremo andare ad applicarla direttamente qua sopra. Ecco qua, anche qui premiamo un pochino, ok? E poi andiamo a bloccare il pezzo con la vite di tipo IP. Attenzione perché operiamo sulla plastica, questa colonnina qui è plastica, quindi non stringiamo eccessivamente, altrimenti spacchiamo tutto. Ecco qua, e questo è il risultato finale di questa fase di montaggio. Abbiamo assemblato tutte le parti fornite, vedete? Questo è il movimento che farà da questa parte, qui oscillerà poco poco, stranamente rispetto all'altra parte è un po' meno stabile, ma d'altronde questo è il piede, diciamo, più piccolo, quindi tutto sommato non ha la stessa importanza di quest'altro che invece reggerà la maggior parte del peso. Bene ragazzi, passiamo direttamente al montaggio della fase numero 4, Autobot trasformazione. Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Bene, fase numero 4 di montaggio. Allora, cominciamo direttamente identificando il pezzo 4K, che è questo. Vedete? C'è una lettera R stampata da questo lato, è molto simile a quest'altro, ragazzi, però vedete che questo è senza colonnine all'interno di quelle forate, invece qui ci sono le colonnine. Sono due pezzi di metallo entrambi, uno un po' più pesante, uno un po' più leggero, quindi possiamo già dire che questo piede di Optimus Prime è praticamente quasi interamente in metallo, perché anche in questa uscita le parti in plastica sono veramente poche. Abbiamo questa parte in metallo, questa è anche plastica, questa è metallo, quest'altra è plastica, questa è plastica, questa anche e questa anche, ma sono pezzi di contorno, anche questi qua, ma sono tutti pezzetti di contorno. Diciamo le parti di supporto vera e propria, quindi questa e questa sono in metallo. Ok, allora prendiamo appunto questo pezzo qui con le colonnine, ok? Poi prendiamo il pezzo 4A, che è uno di quelli proprio in plastica che dicevamo prima, eccolo qui. Dal lato opposto vediamo che ha un foro che è più grande da entrambi i lati, mentre uno che ha una specie di colonnina cicciotta rialzata su cui fare inserire una colonnina. Allora il buco rialzato grande andrà su questa colonnina più alta,
mentre questo foro più piccolo, che è quello del foro diciamo con l'invaso da incastrare, ok, questo è quello che andrà su questa colonnina più bassa, quindi lo posizioniamo in questo modo, cerchiamo chiaramente di trovare il verso e spingiamo un pochettino per essere sicuri che sia entrato. Poi prendiamo una vite BM e la andiamo ad inserire qui sul forellino più piccolo. Chiaramente opereremo sul metallo perché il pezzo su cui abitiamo è questo qui, quindi lubrificheremo la vite BM per renderci il lavoro più semplice. Anche qui portiamo a fine corsa, ma non applichiamo una forza eccessiva perché non è necessaria. A questo punto ruotiamo il pezzo in questo modo e ci concentreremo su questo perno qui, ok? Prendiamo il pezzo 4J, che è questa parte sempre del piede, ok, vedete? Questa specie di ditone, se vogliamo chiamarlo così. Eccolo qui. Attenzione perché ce ne sono due che sono molto simili tra loro, vedete? Solo che uno è orientabile in un modo e uno nell'altro, perché i fori ce l'hanno dal lato opposto, ok? Se lo mettiamo nello stesso verso, vedete, uno da questa parte è chiuso e quell'altro invece è aperto. Noi dobbiamo prendere quello, in questo caso, aperto. Lo andiamo a posizionare, quindi mettiamo questa parte qui all'interno di questo cilindro metallico, in questo modo, ok? Poi prendiamo una di quelle famose rondelle spaccate che ci sono state fornite, eccola qua. Prendiamo nuovamente una vite di tipo CM, che è una di queste qua flangiate, la lubrificheremo con l'olio tecnico ovviamente, quindi VD40, Svitol, quello che avete. Ci andremo ad inserire la rondella dentro. E poi l'andremo ad inserire sul foro presente qui all'interno, lì giù in fondo. Se vi metterete poggiati su una superficie piana forse vi risulterà più semplice, vedete voi, non lo so, però secondo me col fatto che c'è la rondella forse tenerlo un po' inclinato andrebbe meglio, perché eviteremo che la rondella cada in continuazione nel tentativo. Ecco qua. Qui in questo caso andiamo a stringere sul metallo, quindi essendo tutte e due le parti coinvolte in metallo possiamo anche stringere un pochino più con forza, ma non esagerate perché ci rischia che spezziamo la vite, ragazzi, quindi anche in questo caso diciamo moderiamoci, ok? Poi comunque questo pezzo dovrebbe essere in grado di muoversi, quindi se poi diventa troppo duro magari ci avremo anche difficoltà nel farlo. A questo punto prendiamo questa boccola qui, chiamiamola così, 4N, ok? Come vedete qui all'interno c'è una tacca, allo stesso modo troveremo la tacca qui sulla boccola, vedete qui di lato. Chiaramente le dovremo far corrispondere in questo modo, quindi inseriremo all'interno, poi premeremo con le dita fino a sentire proprio il pezzo che entra, ok? E il risultato sarà questo. Ovviamente questo dovrebbe essere in grado di muoversi, quindi verificatelo sempre prima di chiudere completamente questo, perché poi una volta applicata, chiaramente ragazzi, questa diventa un problema toglierla senza rovinarla, sareste costretti a farvi ridare un pezzo in sostituzione nuovo e rimuovere questo in maniera più brutale, perché va proprio a incastrare bene. Io dubito che riuscireste a disinserirlo senza graffiarlo, quindi secondo me o lo mettete quando proprio al montaggio finale, se siete indecisi, oppure se pensate di aver stretto bene lo applicate sopra e via. Secondo me si può applicare perché tutto sommato ho visto che è sufficientemente duro, non penso che si allenterà, anche perché c'è quella rondella apposta, quindi non dovrebbe esserci il problema. Poi in caso se succederà dovremo riordinare il pezzo. Bene, andiamo avanti con il montaggio. Prendiamo ora il pezzo gemello di quello su cui abbiamo lavorato, che è questo qui, il 4H, ok? Notate bene la forma, ma tanto quell'altro ormai l'abbiamo
sistemato, quindi non c'è pericolo di sbagliare. In questo caso vi andremo ad inserire il pezzo 4i, che è quest'altro pollicione, ok, che ci è rimasto. Lo andremo ad inserire qui. Chiaramente qui non ci sono tacche, quindi lo possiamo mettere in qualsiasi posizione vogliamo, ok? Facciamo inserire, facciamo scorrerlo un po' così, un po' di gioco per essere sicuri che accoppi bene. Poi allo stesso modo prendiamo una vite CM, la lubrifichiamo, ci mettiamo la rondella spaccata, ok, la 4O, e andiamo ad avvirare il tutto. Anche in questo caso conviene stare un pochino obliqui. È sempre metallo su metallo, quindi avvitiamo fino a fine corsa in maniera abbastanza decisa, non esagerate però ulteriormente, perché vi ricordo che si può spezzare sempre la vite, perché è la parte più fragile in questo caso. Poi una volta che abbiamo finito l'accoppiaggio andiamo a mettere l'altra boccola, l'altra borchetta 4N, anche in questo caso abbiamo la tacca di lato, vedete? E allo stesso modo lo avremo qui, quindi la gireremo a verso. Ecco fatto. Una volta trovato il verso basta premere e entra benissimo. Eccola qui. Come sempre questo deve essere in grado di muoversi, nel mio caso è anche un po' troppo duro, ma meglio così. Tanto ragazzi, vi ricordo che questi una volta posizionati servono più che altro per dare la stabilità al modello, ma non è un modello da gioco come vi dicevo all'inizio, quindi non è adatto ai bambini che devono comunque giocarci eccetera. Questo è un modello da adulti, serve posizionarlo per metterlo in posa e basta, ok? Poi come sempre in questi casi, in questi tipi di modelli, anche nei Chocokin da collezione che si comprano già montati, meno si toccano e meglio è, nel senso che comunque è roba soggetta a rovinarsi abbastanza facilmente, perché non sono concepiti per un uso intensivo. Ora faremo l'accoppiaggio finale di tutte le parti, quindi della parte assemblata nel numero 3, ovvero tutto questo gruppo qua, e tutte queste parti rimanenti che abbiamo assemblato ora. Bene, allora andiamo verso le fasi finali di questo montaggio. Allora la prima cosa che faremo è andare a accoppiare appunto questo pezzo di piede con questi altri due, diciamo, della parte del tallone, forse, non lo so, ancora non riesco a capirlo bene, se è il tallone o il davanti. Allora abbiamo in dotazione questi dischetti, vedete, che da un lato sono tacchettati, vedete queste linee, e dall'altro no. La parte tacchettata andrà inserita visibile verso di voi, quindi dovrete girare questa specie di disco frizione, chiamiamolo così, in maniera tale da vedere le tacche, e lo andrete ad applicare qui sulla superficie, seguendo sempre chiaramente la tacchettina sopra il cerchio, ok? Quindi in questo modo. Una volta fatto ciò, prendiamo la parte che va da questo lato, ovvero questa, e ce l'andiamo a applicare sopra, facendo in modo che anche questa parte tacchettata vada a corrispondere a questa che abbiamo messo, quindi si chiuderanno a vicenda, ok? In questo modo qua. Poi tenendolo fermo con la mano, il che non sarà facile, giriamo il tutto e andiamo a mettere il secondo disco frizione, chiamiamolo così, sempre con le tacche rivolte verso di noi, nella sua posizione. Ecco qua. Ora proseguiremo prendendo l'ultimo pezzo, ovvero questo, e ce lo andiamo ad applicare sopra, seguendo ovviamente la forma, quindi non possiamo sbagliare in questo momento, ok? Perché è già tutto bello e predisposto, è solo un po' complicato da fare tenendolo così sollevato in mano per farlo vedere in camera, ma si fa. Spremiamo un po' così e il pezzo, diciamo,
è accoppiato parzialmente, ma non ancora in maniera definitiva, ok? Quindi se proviamo a appoggiarlo, diciamo si tiene, però ancora non abbiamo fatto. Ora dovremmo procedere inserendo la vite, la prima vite che lo terrà fermo in posizione, e sarà una vite di tipo BM. La lubrificheremo e la andremo ad inserire su questo foro anteriore qua. Ecco qua, stringete quanto potete, ma senza esagerare anche in questo caso, perché quando si stringe troppo vi ricordo che si può sempre rompere qualcosa, ok? Ora giriamo il pezzo in questo modo. Come vedete qui c'è il solito, la solita aletta parallela al foro, ok? Quindi ci andrà qualche cosa di dentato, e infatti ci inseriremo questo pezzo qua, che come vedete ha questo perno qui con questo piccolo dentino di lato, ok? Lo orientiamo ovviamente in base alla dentatura e lo facciamo spianare in posizione. Una volta inserito questo pezzo in posizione, giriamo il tutto e andiamo ad inserire una vite di tipo LP insieme a una delle rondelle spaccate, così chiamate, ok? Vedete? All'interno del foro centrale, che terrà quindi i pezzi posizionati in maniera permanente. Chiaramente qui avvitiamo sulla plastica, quindi valgono le stesse raccomandazioni: avvitate delicatamente con giri lenti e senza forzare alla fine. Ecco qua, in questo modo, vedete? Quindi senza forzare. Quei dischetti in pratica faranno questo lavoro qua, ovvero daranno quella sorta di posizionamento a scatto che però, vista la dentatura così fine, io ritengo che dureranno molto poco, quindi meno ci giocherete, secondo me, e meglio sarà. Ora, se volete, per completare questa prima parte, possiamo mettere uno di questi tappini che ci sono stati forniti a chiusura del pezzo qui davanti, per coprire la vite. In pratica questi faranno da coprivite. In questo caso, come vi ho fatto già vedere, questo tappino ha una parte, vedete, già disegnata con un cerchietto più interno. Questa parte qui è quella che va internamente al pezzo, quindi la parte visibile sarà quella piana, senza nessun tipo di disegno, ok? Ecco, cercate di guidarlo piano piano con le dita fino a trovare il punto in cui spiana e poi premete. Ecco qua. Se volete potete usare anche il retro del cacciavite per dargli una controllata finale, ok? Attenzione a non farvelo sfuggire da altre parti. Ecco qua. Chiaramente, ragazzi, una volta fatto questo, poi il pezzo diventa quasi impossibile da togliere senza rovinarlo, quindi fatelo quando siete sicuri di aver stretto la vite bene, ok? Allora, fatto questo, andiamo ad operare su questo pernetto qua, vedete? Ha una parte piatta verso il basso in questo caso, e lo accoppieremo con questo pezzo qui, che è il pezzo 4E. Allora, se lo giriamo, noteremo che anche qui è presente la tacca piatta all'interno del foro, ok? Dovranno collimare, quindi basta metterli, diciamo, in direzione tra loro, che poi si fa anche seguendo un po' il profilo del cilindro, vedete? E premendo, senza usare colla, le parti si accoppiano.
Ora prendiamo la parte 4C, che è questa qua, questa specie di copertura. Come vedete qui ha questa parte circolare in cui andrà collegata questo ball joint, se vogliamo chiamarlo così, ok? E ci andrà incastrato proprio dentro e farà come da sovrascarpa, se vogliamo. Basta premere un po' e quello si aggancia. Come vedete questo dovrà fare poi tutti i movimenti possibili, ok? Ora prendiamo il pezzo 4B, che è questo qui, e lo andremo ad applicare qua sopra. Come vedete anche qui c'è il foro passante, qui anche c'è un foro. Andremo ad inserirlo così direttamente, premiamo un po' e poi bloccheremo qui dall'alto con una vite di tipo IP. Quindi sempre una vite per la plastica, ragazzi, quindi non serve lubrificare, serve solo molta attenzione quando stringiamo, perché vi ricordo appunto per l'ennesima volta, so che sono ripetitivo, ma siccome siamo nelle prime fasi e potrebbe esserci qualcuno che ancora non ha esperienza di montaggi, sulla plastica se stringiamo troppo spacchiamo tutto, quindi in questo caso dobbiamo anche qui andarci delicati. Cerchiamo di andare ovviamente perpendicolari con la vite e poi iniziamo ad avvitare. Quando sentiamo che la vite indurisce interrompiamo subito, tanto questa è una parte estetica, non è soggetta ad allentarsi per movimenti vari, ok? In questo modo. Una volta fatto questo andremo ad inserire questo piccolo pezzettino. Eccolo qua, come vedete è fatto in questo modo, ha un foro qui da una parte, questo va incastonato qui sopra, quindi lo poggiamo delicatamente, poi lo facciamo incastrare in modo da ottenere questo. Una volta inserita questa piccola parte non ci resta che mettere il tappo a copertura, che è questo, il pezzo 4F. Sotto è fatto in questo modo, come vedete ha dei fori svasati, vedete, in cui corrisponderà questo perno di destra corrisponderà a questo foro che vedete a sinistra, il perno che vedete a sinistra corrisponderà al perno che vedete, al foro che vedete qui sulla destra. Quindi da così giriamo così, li facciamo collimare e poi premiamo sopra. Ovviamente quando facciamo questo, anche in questo caso copriamo la vite, quindi attenzione ad aver stretto bene tutto prima come si deve. Premiamo delicatamente ma con decisione e il gioco è fatto, ragazzi. Si conclude così questa fase di montaggio per il fascicolo numero 4. Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito di montare le parti del nostro Optimus Prime. Come sempre ci avanzeranno una serie di viti di vario genere che terremo comunque da parte perché saranno probabilmente utili nelle prossime fasi di montaggio. Come vedete io non metto i pezzi già montati nei video precedenti perché non voglio far confusione, tanto si sa che sono stati già montati, preferisco lasciare di volta in volta visibile solo quello per cui diciamo ci siamo concentrati nel video, anche perché come potete vedere questo, ragazzi, è il piede di Optimus Prime e guardate che dimensioni ha, cioè è quanto la mia mano, e vi assicuro che la mia mano non è piccola, ok? Quindi abbiamo davvero a che fare con un modello molto voluminoso, molto spettacolare, molto metallico, perlomeno finora qui ragazzi siamo a un 85% di metallo sul piede, una cosa veramente spettacolare. Quindi a mio giudizio, ancora una volta vi dico, questa è una collezione che secondo me, se siete amanti dei Transformers o dei robottoni in generale, va fatta. Io sono indipendente ragazzi, non sono diciamo legato in nessun modo agli editori, almeno per il momento, quindi quello che dico è veramente quello che penso, non sono sponsorizzato da loro, quindi se ve la consiglio perché veramente lo penso, vista la qualità dei materiali e vista anche la, diciamo,
la fattezza del modello in sé, perché comunque anche a livello di design è veramente molto bello. Inoltre vi posso già dire che rispetto a opere precedenti, come ad esempio Iron Man, sempre della De Agostini, questo secondo me già da come si presenta ha delle soluzioni migliori. Non sono molto convinto di questi snodi a frizione qua dentro, ok, quelli che abbiamo visto con quei dischetti tacchettati, però secondo me alla fine hanno un'utilità veramente parziale, perché il posizionamento si farà più che altro con queste cose qua. Quello snodo lì si potrebbe in teoria piegare, vedete, però secondo me serve a poco e niente. In realtà già con questi frontali, con questi di dietro, si riesce comunque a dargli la posizione necessaria senza necessariamente arcuare quella parte là. Quindi tutto sommato, ripeto, quella parte lì meno la toccherete e meglio è, meno la farete muovere e meglio è. Ok ragazzi? Bene, allora prima di salutarci vi ricordo come sempre per l'ennesima volta di iscrivervi al canale, perché è un'operazione molto importante per far crescere il nostro canale e fare in modo che possiamo portarvi ancora altre collezioni qui da voi, per farvele amare come le amiamo noi nel farle. Vi ricordo anche di mettere un like al video se ritenete che vi sia stato utile o che comunque lo avete trovato molto carino, gradevole. Vi ricordo ancora di iscrivervi anche al gruppo Facebook che potete trovare giù in descrizione, oppure inquadrando con la fotocamera del vostro smartphone il codice QR che compare adesso in sovraimpressione, quindi è molto facile da trovare. Vi troverete molti amici che collaborano alla costruzione di questo Optimus Prime, il che vi aiuterà anche a risolvere dubbi e perplessità che potrebbero comunque capitare nel corso dell'opera. Io come sempre cercherò di darvi tutto l'aiuto possibile, sia qui in video sia sul gruppo, quindi sicuramente tutti insieme porteremo a termine il montaggio di questo modello nel migliore dei modi. Vi ricordo anche di visitare la pagina Facebook dell'Andrew Ryker Channel, dove troverete, oltre a tante prime foto dei vari video che pubblicherò di volta in volta, anche argomenti che non porto sul canale YouTube, quindi sono cose che io trovo di grande interesse, e quindi se siete anche voi interessati a queste cose seguitemi anche lì e sicuramente non ve ne pentirete. Stessa cosa anche per i profili Instagram e Twitter, e per il nuovo arrivato anche Telegram, in cui anche quest'oggi ho postato una foto relativa appunto a delle novità che ci sono in corso. Ok? Bene ragazzi, allora un salutone ancora a tutti, un saluto anche agli amici dei vari canali robotici e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao a tutti, Autobot, trasformatevi! Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron.